È cresciuta di oltre 5 cm, Audi A1, noi abbiamo la versione Edition One, sale a 4,03 m, una vettura adatta alla guida in città perché è molto maneggevole e vedete questa colorazione insomma com'è particolare. Vedete anche com'è cambiata? Rispetto al passato, davanti dove abbiamo il solito esagono irregolare per quanto riguarda la calandra, e nella nostra Edition One appunto abbiamo i 4 anelli neri. Ci sono le prese d'aria che sono soltanto finalizzate a un ambito estetico, i gruppi ottici ovviamente a LED hanno una firma luminosa che è particolarmente convincente proprio perché è un po' mascolina, se vogliamo, un po' graffiante, un po' racing. Altrettanto racing i cerchi che sono da 18 pollici bianchi con le pinze rosse, scusate, penso sempre al cibo. L'ingresso è naturalmente keyless, tutte le impostazioni del sedile sono manuali. Vediamo come sto a bordo. Devo dire che a bordo sto comodamente, ho la possibilità di stare bene con la testa perché non ho il rischio di andare a toccare contro il tetto, qui non abbiamo neanche il tetto apribile, il volante sempre manualmente si orienta in altezza e in profondità e il sedile, come vi raccontavo, ha tutte le impostazioni manuali. Abbiamo a disposizione l'impianto Bang & Olufsen, il pacchetto S-Line, insomma ovviamente come sempre su questa vettura del parco stampa non si è badato a spese. Dietro come ci si sta? Ragazzi, siamo penalizzati un po' dalla luce in questa giornata invernale dove il sole è basso nonostante l'ora. Se guido io non rimane tanto spazio, anzi direi che non ne rimane affatto. Con invece un passeggero dell'altezza di 1,62 m riesco tranquillamente a starci anche con la testa. Certo non è un viaggio idilliaco, però sapete quali sono le mie dimensioni. Gli agganci Isofix hanno un binario che è particolarmente comodo, vedete intanto anche la trama del sedile, può piacere, può non piacere, agganci Isofix che ci sono anche davanti. Ovviamente il lato passeggero, perché non è che i piccoli guidano, ecco. Dietro abbiamo i 4 anelli ancora neri, un bel estrattore che rende massiccia l'idea d'insieme del paraurti. Volevo ringraziare Dudu Car Wash per aver lavato così la macchina. Il bagagliaio che arriva fino a oltre 1000 litri, si parte da oltre 300. Sotto qui ho il subwoofer ovviamente e anche uno spazio in più per andare a nascondere i gioielli della nonna. Ovviamente impostazione del bagagliaio manuale. Non ci rimane che andare a provarla su strada, questa nuova Audi A1. Bordos, ma quanto mi piacciono quelle 3 feritoie che ricordano i rally anni 80, l'Audi 4. Ma in generale tutta, proprio la colorazione, bella, no? Bella, mi piace, però divide, secondo me un po' meno femminile rispetto alla versione precedente, un po' più macia, diciamo così. Beh anche sì, un se pochino linee più spezzate. tutte queste prese d'aria chiuse, poi finte, aiutano il design, però vai vicino a vederle e vabbè. Noi abbiamo in prova la versione 30 con il 1003 cilindri da 116 cavalli, 200 Nm di coppia, non sono pochi, lo dico subito, comportamento sportiveggiante, c'è anche la versione depotenziata e poi c'è la versione invece 1500 che è la 35 con 150 cavalli e poi quella che mi piacerebbe guidare, la 40 con addirittura 200 cavalli, che su questa vetturetta secondo me potrebbe essere molto divertente. Ma iniziamo a parlare. La depotenziata è la 25 da 95 cavalli. Esatto. Del cambio S-Tronic doppia frizione, l'ho trovato veloce, l'ho trovato a fuoco. A volte nello start and stop qualche strappettino? Qualche strappettino, banalmente in coda con col il cruise control adattivo acceso, tangenziale, banale, riparti, e a volte, complice anche forse la ripartenza di quello davanti, ma in generale un meccanismo che dovrebbe essere fluido diventa un pochino più strappato, ecco. Ma però il cruise adattivo si adatta anche in base al Drive Select, che è optional, uno dei 1000 optional, ma ne parleremo. Drive Select che è possibile settare su 4 posizioni. Io adesso sono in efficiency quando mollate l'acceleratore si stacca la frizione, quindi veleggia per abbassare i consumi, mentre se facciamo l'opposto andiamo in dynamic, cosa cambia? Anche un po' il sound, ma attenzione, non è il sound del motore, ma in dynamic viene un pochino drogato dalle casse, anche se non mi dispiace la droga che mette, però da un punto di vista così, come si può dire, filosofico, è una cosa che non mi fa impazzire. Noi abbiamo altro optional, le sospensioni che si adattano, quindi diventa più rigido, ma diventa anche più, diciamo,
duro il volante e insomma si tara tutto in maniera sportiva. Devo dire che l'assetto mi è piaciuto tantissimo. Tanto sto zitto. Però si sente la cassa, La cassa si sente la cassa, sì, si sente la cassa. Si si può sente. togliere perché andando a settare in individual tutto in sport, togliendo la droga del motore, si può inibire. Adesso metto in auto così vi faccio sentire il rumore, magari quando facciamo l'accelerazione del motore, che pur essendo un 3 cilindri che di solito fanno un po' frullatore, a me su questa Audi non dispiace, come non dispiace la spinta. Ti dicevo dell'assetto, sempre molto preciso, non so perché ho fatto partire un comando vocale, anche sui dossi autostradali, sulle buche. Ecco, sulle buche rigidina, ma è proprio l'assetto di questa 1 che è tendenzialmente rigido. Sì, mi piace. però poi questa rigidità viene smorzata dai sedili che magari non hanno una trama che ti convince particolarmente, almeno in questo caso. Però scusami, ti interrompo, perché mi dimentico, personalizzazione, scritto tutto maiuscolo, è il mantra di questa 1, perché ti puoi scegliere i colori, bicolore, il tetto di un colore, la carrozza di un altro, cerchi anche l'interno di svariati colori. Sì, questa è la grande capacità dei marchi tedeschi, se vogliamo. Da un lato è un elenco optional estremamente lungo, dall'altro la possibilità di cucirti la vettura su quelli che sono i tuoi gusti. Ecco. Comunque sedile comodo, non particolarmente sportivo, c'è ovviamente la versione volendo optional sportiva, belli fari che fanno anche tanta luce a LED, optional perché di serie sono alogeni, con quella trama che ricorda un po' la vela. C'è un altro optional che non hanno messo in Audi Italia su questa vettura, che sono le linee LED interne, illuminazione soffusa, quindi qua purtroppo non c'è. A me piace un sacco l'illuminazione interna, ma non l'abbiamo. Ci predisponiamo per 0-100 no, per la prova di accelerazione. Metti in sport, che dici? Metti pure in sport, intanto ti dico che accelera da 0 a 100 in 9 secondi e mezzo e raggiunge una velocità di 203. Ovviamente anche il cambio va automaticamente in sport, se no anche nelle altre modalità si può spostare in sport. Nonostante io adesso abbia messo in manuale il cambio a limitatore, sale comunque di marcia, mi metto a velocità standard, frenata, forse era un po' più alto rispetto alla velocità standard. Eri forse un filo più alto della velocità standard, poi c'è anche da dire che fuori ci sono meno 3 gradi, quindi il manto stradale non è esattamente su questa strada che non viene percorsa tantissimo, però particolarmente buona, asciutto, però nonostante questo ci siamo restati. Eccetera. Vi faccio sentire un attimo il cambio, sentite la cambiata prima, seconda, terza se l'ha messa lui per fatti suoi. Sì, per favore togli Dynamic, quarta. però bisogna smettere di essere arrivato su. È vero. Allora, mi rimangio quello che ho detto, non mi piace per niente la droga audio, è proprio brutta, anche perché questo 3 cilindri ha una bella voce, perché buttargli questa droga che sentivo un po' rimbomba, non l'avevo provata per così tanto tempo ad alti regimi, quindi no, è vero, mi rimangio, non mi piace. Invece tecnologicamente, per quanto riguarda infotainment e il display digitale che abbiamo qua davanti, il virtual cockpit, ripreso dai segmenti superiori e mi piace, banalmente mi piace, tante informazioni che possiamo avere, possiamo far diventare piccoli strumenti per avere le informazioni in grande, ovviamente la navigazione, ovviamente l'infotainment, ovviamente i dati sul consumo. Si possono anche cambiare gli strumenti, non cambia tantissimo, ma c'è una versione sport e una versione normale. Invece è molto bello il 10 pollici qua in plancia. Tu avevi qualche dubbio perché lo trovavi troppo inclinato verso il guidatore? Sì, diciamo che è driver centrico, poi ovviamente su questa vettura che è di taglia inferiore rispetto ad A6, A7 eccetera, non viene ripresa la plancia multilivello. Zero retrocamera, che è un optional. Ci sono ovviamente le linee che si muovono, ma gestite dai sensori di parcheggio. Una cosa che mi è piaciuta tanto rispetto all'infotainment, per esempio adesso c'è il sole che gli picchia contro, eppure si vede comunque molto bene. Ovviamente touch capacitivo molto reattivo, shortcut che sono delle scorciatoie a funzioni che noi abbiamo impostato, sia un indirizzo, una stazione radio, quindi si raggiungono agevolmente. Vedete, phone apps, perché è compatibile sia con Android Auto sia con CarPlay, optional che questo, 540 euro per la compatibilità, però poi funziona tutto bene, testato con entrambi i sistemi. Mi piace una cosa, che la ricerca vocale è universale. Adesso faccio la prova mettendo in manuale in terza marcia, solita 40-50, poi te lo dimostro. 40, giù tutto l'acceleratore, 50. Senti la voce non drogata? Sì, infatti.
È meglio di quella drogata. Ma poi elastico, coppia più che sufficiente. Elastico, coppia sufficiente. Sì, no, motore veramente nulla da dire, penso fosse sottodimensionato il 1000, ma per quello che mi piacerebbe provare il 200 cavalli. Ti dicevo, guarda. Cerca McDonald's. Cerco McDonald's nelle vicinanze. Perché lui Ora non tua ha pronuncia- solo la ricerca, adesso inizierà a sentire tutto quello che sto dicendo, allora facciamo un bel chiudi, non ha solamente la ricerca locale in vettura, ma ha una SIM in vettura che dà connettività sia per il traffico in tempo reale del navigatore, sia per la ricerca proprio su Google. Vedete, lì c'è la G e fa una ricerca, se non hai in database, proprio su Google per darci tutti gli indirizzi. Poi ovviamente quando c'è un indirizzo si può cliccare e anche telefonare direttamente. E poi la ricerca di un indirizzo, comunque l'immissione di testo, si può fare anche in maniera manuale, così vedete, col ditone, e devo dire che riconosce sempre molto bene la scrittura. Quindi da un punto di vista infotainment io non ho nulla da dire. C'è anche il DAB, no, non c'è option, pure quello, vabbè, niente DAB. Per quanto riguarda la plancia invece, secondo me è elegante fino a qui, partendo dalla posizione del guidatore, perché poi questa parte con queste grandi bocchette insomma non lascia tanto spazio all'eleganza, lascia spazio però all'efficacia, perché anche dal punto di vista climatizzatore sdoppiato, quindi bizona, abbiamo la possibilità è quello vecchio, cioè quella grafica è proprio quello delle serie precedenti. Abbiamo la possibilità di rinfrescare e riscaldare l'abitacolo, che non è enorme, in pochissimo tempo. Da un punto di vista di materiali abbiamo elementi lucidi, elementi opachi. C'è da dire che forse c'è un pochino troppa plastica dura sulle portiere, per esempio. Luca, cioè, ti dico anticipiamo un tema, 40.000 euro la macchina che stiamo provando. Cioè, questa plastica non me la puoi mettere a 40.000 euro. È una plastica che è un po' dura e soprattutto che è come fa quella di pugni. T-Rock, che però T-Rock costa molto meno, giusto per fare un esempio rimanendo nel gruppo. Si fa pugni col resto, con altre cose che invece sono abbastanza ben studiate. Carica batterie wireless, comodo, grande, quindi sono anche i telefoni grandi, 2 USB di cui una tipo C, l'altra per collegare il Android Auto e CarPlay, manutentore di corsia, quindi lane assist ben tarato, funziona bene, ti tiene in centro, il cruise con un po' il limite dello start and stop detto prima, però comunque anche quello è adattivo e funziona bene. Molto bello lo specchietto senza cornice, ce lo dovevo buttare lì, e non abbiamo dato i consumi, che certo, non sono male. C'è di buono che non consuma moltissimo, perché ci consente di fare 12 km in città con 1 litro di benzina, saliamo intorno ai 15 al limite autostradale e addirittura 19, quindi ci avviciniamo a quota 20, intorno ai 110, come diceva Andrea. È vero, questa vettura arriva a oltre 40.000 euro, si parte in generale da 21.750, è anche vero che si può arrivare a 47.000 euro. Secondo me 21.000 non la fanno la macchina. 27.000 è ovviamente, secondo me devi spendere per avere una macchina a livello del nome Audi, perché poi alla fine cosa fai? Compri quella da 21 che c'ha i fari alogeni, che ha ancora qua gli strumenti analogici, che non ha tutto questo infotainment, cioè non lo so, sinceramente non lo so. Quindi diciamo che con la versione d'accesso 30-35 devi spenderli per avere una vettura adeguatamente accessoriata. Vi do in chiusura alcuni costi dei pacchetti optional, quelli che probabilmente andrete a scegliere più facilmente, li leggo direttamente. La compatibilità con CarPlay e Android Auto costa 540 euro, il Virtual Cockpit, il sistema MMI, costa 2000 euro, il Drive Select costa 205 euro. Diciamo che dal punto di vista del look, Drive Select è solamente un software. È vero. I tedeschi sono così, i tedeschi sul listino lungo probabilmente guadagnano, cioè nel senso sono cose che è un flag software, il Drive Select, ma come anche tante altre cose, e quei 200 euro sono tutti guadagnati. È vero, assolutamente. Comunque mi è piaciuta Bordons, cara, ma a me come design, come macchinetta, molto scattante in città, divertente, volante preciso, insomma l'Audi che ti aspetti. L'Audi che ti aspetti, sì, comunque piacerà tanto ai giovani, quindi la versione per neopatentati secondo me può vendere, ovviamente nelle fasce alte, Figli perché di papà. sempre marchio premium. O chi si fa il mazzo già a 18 anni. O chi ha la possibilità di comprarlo. Va bene, fateci sapere, commenti, automoto.it, Facebook, YouTube, dove volete. Ciao.